Che cosa significa paesaggio per la geografia? Per rispondere a questa domanda bisogna chiarire fin da subito che negli studi geografici la definizione di paesaggio non coincide con quella data dal senso comune. Paesaggio, infatti, non è semplicemente sinonimo di panorama, ovvero di una parte di territorio caratterizzata da bellezze naturali e storico-artistiche. Questa definizione è estremamente riduttiva per gli studi geografici. Una definizione più completa è quella fornita dalla Convenzione europea sul paesaggio. In essa il paesaggio è definito come una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. Quindi ciò che segna il passaggio dal concetto di territorio, ovvero di spazio trasformato dall'uomo, a quello di paesaggio, è proprio la percezione del soggetto. Non esiste dunque un paesaggio indipendentemente da un osservatore. La percezione del paesaggio non coinvolge solo la vista, ma anche gli altri sensi. Ad esempio, questi suoni che abbiamo sentito sono per chi si trova sul traghetto una componente importante della percezione del paesaggio di Napoli. La percezione, inoltre, è un atto soggettivo. Sia la percezione sensoriale, sia l'attribuzione di valori e significati coinvolge la sfera soggettiva, per cui ciascuno di fronte a uno stesso territorio percepisce paesaggi differenti. Una differenza sostanziale nella percezione si manifesta proprio tra insider, cioè chi vive il luogo, e outsider, cioè chi lo conosce solo dall'esterno, come i turisti. Ad esempio, alcuni potrebbero percepire il paesaggio di Tor Bella Monaca semplicemente come il paesaggio degradato a cui associa un'idea di pericolo. Altri invece potrebbero collegare ad esso ricordi che suscitano un sentimento di appartenenza. Quindi, come leggiamo nella Convenzione europea, il paesaggio è da una parte raccolta di elementi naturali e antropici e relazioni tra loro, dall'altra la raccolta di elementi immateriali, valori e significati che differiscono a seconda dell'osservatore. Studiare gli elementi immateriali permette di rispondere a due domande. Com'è il paesaggio e perché questo paesaggio? Rispondere alla prima significa descrivere il paesaggio e i vari elementi che lo compongono, naturali e antropici. La seconda domanda, perché questo paesaggio, non significa altro che chiedersi perché quell'elemento si trova lì e quali sono i fattori responsabili della sua presenza e della sua modificazione. Dovremo quindi osservare le relazioni spaziali per conoscere ad esempio che la scelta della fondazione di una città vicino a un fiume si lega a fattori idrologici ed economici. Anche l'analisi diacronica del paesaggio si prefissa di individuare fattori antropici e naturali. Ad esempio, spiegare la trasformazione della città di Dubai significa cogliere i fattori economici e demografici che ne sono alla base. Il paesaggio è in continuo cambiamento, un cambiamento che può essere lento e continuo, come quello dovuto all'erosione costiera, o rapido e improvviso, come quello causato da un terremoto o da uno tsunami. Spostandoci invece sul piano immateriale, cioè quello dei significati, dei valori, possiamo riconoscere significati funzionali di tipo economico, ovvero la funzione produttiva e turistica del paesaggio, significati funzionali di tipo ecologico, quindi la funzione antierosiva, climatica, di riserva di acqua, di regolazione della qualità dell'aria, eccetera. Significati simbolici, come quelli emozionali ed identitari, e significati progettuali, cioè piani e programmi per il futuro. In linea con quanto detto nella Convenzione europea è il Codice dei beni culturali del paesaggio, in cui si ribadisce che il carattere del paesaggio deriva dall'interrelazione tra azioni naturali e umane, e in cui si sottolinea che il paesaggio è espressivo di identità.
Detto altrimenti, la popolazione può riconoscere in esso i valori socioculturali che l'hanno guidata nella costruzione del paesaggio. In conclusione, possiamo affermare che definire il paesaggio panorama è estremamente riduttivo. Questa definizione, infatti, farebbe riferimento esclusivamente alle forme del luogo, dimenticando la centralità della percezione dell'osservatore, e inoltre restringerebbe il concetto di paesaggio esclusivamente ai paesaggi eccezionali, dimenticando quelli degradati del quotidiano, anch'essi considerati degni di attenzione e tutela dalla Convenzione europea sul paesaggio.